Poche persone lo immaginano, ma ogni anno nel mondo si consumano milioni di chili di tacchino. E dietro questo volume gigantesco esiste una filiera industriale così precisa che qualsiasi dettaglio può cambiare il prezzo finale. Ma perché un tacchino costa così tanto più di un pollo comune? Allora, in realtà non stiamo parlando di un volatile qualunque. Questo tacchino grande, pesante e con un petto estremamente sviluppato, venduto da grandi marchi e produttori in varie parti del mondo, non nasce naturalmente in questa forma. È il risultato di decenni di sviluppo industriale. E questo solleva una domanda inevitabile. Che cos'è esattamente il tacchino che arriva sulla tua tavola? E come fa a offrire una resa di carne così alta? E il prezzo del tacchino dipende più dalla tradizione o da tutto ciò che accade prima che arrivi sul mercato? Oggi scoprirai che dietro questo alimento consumato nelle grandi occasioni esiste un livello impressionante di controllo biologico e industriale. Una piccola deviazione all'inizio dell'allevamento può generare perdite di tonnellate alla fine della produzione. La cosa più curiosa è che, pur essendo così conosciuto, quasi nessuno sa come viene allevato il tacchino, perché cresce con questo standard specifico, e quali processi fanno sì che arrivi sul mercato già condito, tenero e pronto per andare direttamente in forno. È questo che scoprirai oggi, qui su Fabbrica in Curiosità. In questo episodio seguiremo l'intero percorso del tacchino, dall'origine dell'animale fino al momento in cui esce confezionato, pronto a occupare il centro della tavola. Ma prima di aprire le porte di questa enorme filiera industriale, lascia che ti faccia una domanda. Ti sei mai chiesto perché il tacchino sia così diverso dagli altri volatili che consumiamo nella vita di tutti i giorni? E se hai visto l'episodio precedente, in cui abbiamo mostrato come viene prodotto il panettone, forse avrai già capito che anche i prodotti tradizionali nascondono processi molto più complessi di quanto sembri. Ognuno segue un percorso industriale davvero suo. Il tacchino inizia molto prima della fabbrica, già nella selezione degli animali, nell'allevamento controllato e nello sviluppo del petto. Confrontare questi mondi mostra come prodotti così diversi dipendano da processi industriali giganteschi. Quindi, se vuoi capire come questo volatile si trasforma in uno dei prodotti più importanti della tavola, iscriviti subito qui al canale Fabbrica in Curiosità. E approfittane per scrivere qui sotto, secondo te, preferisci il tacchino, il pollo comune o un altro volatile speciale? Prima che qualsiasi tacchino arrivi anche solo vicino a una fabbrica, tutto comincia in una fase invisibile per il consumatore, la selezione genetica dell'animale. Grandi produttori in diverse parti del mondo lavorano da decenni per perfezionare linee specifiche di tacchino, cercando un equilibrio tra dimensioni, resa di carne bianca e crescita stabile. L'obiettivo non è creare una nuova specie, ma affinare le caratteristiche desiderate generazione dopo generazione, fino ad arrivare allo standard che troviamo nei supermercati. Il primo anello di questa filiera sono i cosiddetti riproduttori, gli animali da cui nascono i lotti destinati al mercato. Questi animali vengono sottoposti a valutazioni rigorose che riguardano peso corporeo, forma del petto, efficienza alimentare e resistenza sanitaria. Solo una piccola parte soddisfa i criteri richiesti. È un processo lento e strategico in cui l'industria stabilisce in anticipo quali caratteristiche compariranno nel prodotto finale. Da questi riproduttori, le uova vengono inviate a grandi incubatori industriali. Lì nulla viene lasciato al caso. Temperatura, umidità e circolazione dell'aria vengono monitorate continuamente da sistemi automatizzati. Le macchine ruotano le uova più volte al giorno per simulare il movimento naturale dell'animale e garantire che l'embrione si sviluppi in modo uniforme. Dopo alcune settimane, i piccoli finalmente nascono, tutti all'interno di una finestra di tempo calcolata con estrema precisione. Alla nascita, i piccoli tacchini non vengono portati in ambienti comuni. Vengono trasferiti in capannoni climatizzati, progettati per offrire comfort termico e condizioni ideali di crescita.
L'illuminazione, lo spazio disponibile, la ventilazione e persino il tipo di pavimento influenzano direttamente lo sviluppo dell'animale. L'alimentazione segue formule specifiche, calibrate per stimolare lo sviluppo del petto senza compromettere la salute o generare eccesso di grasso. Qui vale la pena chiarire un equivoco molto diffuso. Il tacchino non raggiunge queste dimensioni a causa degli ormoni. In molti paesi l'uso di queste sostanze nell'allevamento commerciale degli avicoli è vietato o rigidamente controllato. A spiegare la stazza del tacchino è la combinazione tra selezione genetica, nutrizione precisa e gestione controllata. È lo stesso principio usato da decenni in agricoltura e zootecnia. Selezionare gli individui migliori e ripetere quel modello nel tempo. Durante tutto il periodo di allevamento, squadre tecniche seguono ogni lotto da vicino. Peso medio, consumo di mangime, crescita giornaliera e comportamento vengono registrati costantemente. Se un indicatore esce dai valori attesi, gli aggiustamenti vengono fatti subito. Questo monitoraggio continuo è essenziale per garantire che il tacchino arrivi alla fase successiva con lo standard di dimensioni e resa richiesto dal mercato. Quando gli animali raggiungono l'età ideale, avviene una nuova selezione. Non tutti i tacchini finiscono nella stessa categoria di prodotto. Avanzano solo quelli che rientrano in fasce specifiche di peso, conformazione e proporzione di carne bianca. Gli altri possono essere destinati ad altri tagli o preparazioni. Questo garantisce che il consumatore trovi, anno dopo anno, un prodotto visivamente simile, con un comportamento prevedibile in cottura. Questo controllo rigoroso, che comincia dall'uovo e termina in allevamento, fa sembrare il tacchino quasi un alimento su misura. Quando arriva in forno, ciò che vedi lì è il risultato di anni di pianificazione, in cui piccole decisioni nell'allevamento rappresentano tonnellate di differenza nel risultato finale dell'industria. Nel prossimo passaggio lasciamo l'allevamento ed entriamo nella parte più intensa del processo. La linea di macellazione e lavorazione, dove questi animali passano attraverso macchinari impressionanti, perdono le piume in pochi secondi e iniziano ad assumere la forma che riconosci nei freezer e nei banchi dei supermercati. È a questo punto che il tacchino smette di essere soltanto un animale vivo e comincia a trasformarsi in un prodotto consumato in molte parti del mondo. E prima di avanzare verso questa fase più pesante dell'industria, approfittane per controllare se hai già lasciato il tuo like a questo video. Questo semplice gesto aiuta fabbriche in curiosità a continuare a mostrare processi che di solito restano lontani dagli occhi del pubblico. Quando i tacchini selezionati lasciano gli allevamenti e arrivano all'unità di lavorazione, il cambio di ambiente è immediato. Il ritmo tranquillo dell'allevamento lascia spazio a un'operazione in cui tempo e precisione controllano tutto. Ogni movimento è sincronizzato, ogni fase ha una durata esatta e migliaia di animali seguono il percorso industriale come se fossero dentro un ingranaggio gigante. Lì nulla accade per improvvisazione. Posizione degli animali, temperatura, velocità dei nastri e tempo di esposizione vengono definiti per mantenere uno standard rigoroso. La prima fase di questo processo è la macellazione umanitaria, eseguita per ridurre lo stress dell'animale e preservare la qualità della carne. Questa attenzione è essenziale perché i cambiamenti fisiologici in quel momento possono influenzare consistenza, colore e resa. Da lì in poi il flusso non rallenta. I tacchini passano direttamente alla scottatura, dove entrano a contatto con acqua riscaldata alla temperatura giusta per staccare le piume senza danneggiare la pelle. Basterebbe una variazione minima per compromettere la finitura del prodotto. Subito dopo entrano in azione le spennatrici, macchine dotate di dita flessibili che ruotano ad alta velocità. In pochi istanti le piume vengono rimosse quasi del tutto. L'impatto visivo colpisce. Molti animali attraversano la linea in poco tempo e ognuno richiede piccoli aggiustamenti a causa delle dimensioni maggiori del tacchino rispetto ad altri volatili più piccoli. Il processo deve essere efficiente senza perdere delicatezza. La fase successiva è l'eviscerazione, considerata una delle più critiche dell'intera linea. Attrezzature intelligenti regolano automaticamente profondità e angolo di taglio in base alla taglia del tacchino. È come se ogni animale ricevesse un trattamento su misura.
Qualsiasi errore qui può provocare contaminazioni e quando si lavora con volumi giganteschi ogni ora non esiste margine per sbagliare. Per questo operatori, ispettori e sistemi elettronici lavorano insieme, monitorando tutto in tempo reale. Dopo la rimozione delle viscere, le carcasse entrano in un sistema di classificazione automatica. I sensori valutano peso, forma, simmetria e proporzioni del corpo. Poiché il tacchino concentra una grande quantità di carne nel petto, molti stabilimenti usano linee specifiche per gestire questo volume muscolare. In alcune unità, bracci robotici riposizionano gli animali affinché proseguano correttamente allineati verso le fasi successive della lavorazione. Uno dei punti più decisivi arriva subito dopo, il preraffreddamento. I tacchini passano attraverso vasche di acqua gelata o tunnel di aria fredda che abbassano rapidamente la temperatura interna della carne. Questa riduzione controllata è essenziale per la sicurezza alimentare e anche per la qualità finale. Raffreddare troppo rapidamente o in modo non uniforme può compromettere la consistenza, rendendo la carne più rigida dopo la cottura. Poche persone lo immaginano, ma il tacchino richiede regolazioni specifiche in questa fase. Essendo più grande e pesante di molti volatili comuni, il raffreddamento deve avvenire in modo equilibrato tra petto e arti. Se una parte si raffredda prima dell'altra, la resa diminuisce. I sensori monitorano costantemente la temperatura in entrata e in uscita, garantendo che tutto rimanga entro la fascia ideale. Subito dopo avviene una fase quasi invisibile al pubblico, ma decisiva: l'ispezione tramite illuminazione e contrasto. Gli animali passano davanti a pannelli che esaltano differenze di colore, segni o imperfezioni che sarebbe impossibile notare a occhio nudo a questa velocità. Quando qualcosa esce dallo standard, meccanismi automatici rimuovono immediatamente il pezzo dalla linea. Con il tacchino ormai pulito, raffreddato e standardizzato, il processo industriale comincia a entrare in una nuova fase. Da qui in poi il focus non riguarda più soltanto struttura e sicurezza, ma coinvolge sapore, aroma e consistenza. Caratteristiche che trasformano questo volatile in un prodotto speciale, ed è proprio quello che vedrai adesso. Ma prima di continuare, lascia che ti chieda una cosa al volo. Scrivi qui sotto quale fase di questa linea industriale ti ha impressionato di più finora. E approfittane per dirci da quale paese o regione stai guardando Fabbriche in Curiosità. La tua partecipazione aiuta molto il canale a continuare a portare processi industriali ancora più impressionanti di questo. Ora, con il tacchino già pulito, raffreddato e conforme agli standard industriali, comincia la fase che trasforma un volatile crudo in un prodotto pronto per andare in forno. È qui che entrano in gioco alcune delle fasi più delicate di tutta la filiera: la costruzione del sapore, la definizione della consistenza e la standardizzazione finale. A questo punto nulla è improvvisato. Ogni dettaglio è il risultato di un'ingegneria alimentare di altissima precisione. Il processo comincia con la preparazione delle soluzioni di condimento, miscele liquide formulate con acqua, sale, spezie, aromi naturali e componenti che aiutano a preservare l'umidità della carne durante la cottura. Grandi serbatoi industriali mantengono questi ingredienti in miscelazione costante per garantire che ogni lotto riceva esattamente la stessa composizione. Una piccola deviazione nella formula può alterare il risultato di migliaia di unità. Queste soluzioni passano poi ai sistemi di iniezione automatizzata. File di aghi penetrano contemporaneamente nel petto del tacchino, distribuendo il condimento in modo profondo e uniforme. Pressione e volume vengono regolati in base alle dimensioni dell'animale. Questo è essenziale perché il tacchino possiede fibre muscolari dense e voluminose, che devono essere trattate correttamente per mantenere la succosità durante la cottura. Dopo l'iniezione, i tacchini entrano in un macchinario molto usato dietro le quinte dell'industria, il tumbler, un grande cilindro rotante che esegue la cosiddetta massaggiatura meccanica. Ruotando lentamente, l'apparecchiatura solleva e lascia ricadere l'animale più volte, permettendo al condimento di fissarsi meglio nelle fibre. Qui il tempo è critico. Pochi minuti in meno riducono l'assorbimento. Troppo tempo può compromettere la consistenza.
Successivamente avviene un nuovo raffreddamento controllato, responsabile della stabilizzazione del condimento all'interno del muscolo. Tunnel di aria fredda abbassano nuovamente la temperatura della carne, garantendo sicurezza microbiologica e preservando la struttura interna. Questo passaggio è fondamentale perché il tacchino mantenga la morbidezza anche dopo lunghi tempi di cottura in forno. Con sapore e consistenza definiti, il prodotto passa al confezionamento sottovuoto. Macchine ad alta potenza eliminano l'ossigeno dall'interno della confezione ed eseguono la saldatura con estrema precisione. L'assenza di aria riduce l'ossidazione, prolunga la durata e conserva le caratteristiche sensoriali dell'alimento. Sistemi ottici verificano automaticamente l'integrità della confezione, scartando qualsiasi unità fuori standard. Subito dopo la sigillatura, ogni tacchino passa attraverso un controllo automatico del peso. I sensori garantiscono che l'unità corrisponda al valore indicato sull'etichetta. Quando un pezzo esce dalla fascia consentita, il sistema devia immediatamente il prodotto verso un altro percorso, senza interferire con il ritmo della linea. Prima di passare allo stoccaggio, i lotti ricevono una registrazione completa di tracciabilità. Informazioni come data, turno, luogo di produzione e linea utilizzata restano associate a quel prodotto. Questo controllo permette di identificare rapidamente qualsiasi eventuale anomalia futura e fa parte dei moderni protocolli di sicurezza alimentare. Ecco un dato che sorprende molte persone. Negli stabilimenti industriali di grandi dimensioni, la fase di confezionamento riesce a processare decine di migliaia di tacchini al giorno, tutti con aspetto, peso e sigillatura praticamente identici. Il livello di ripetizione è così alto da ricordare una linea tipografica che stampa riviste in serie. E da qui il processo entra nella sua fase finale. Subito dopo lasceremo le macchine alle spalle e seguiremo il percorso del tacchino attraverso le celle frigorifere, i camion refrigerati e la logistica che trasforma questo prodotto industriale in un alimento presente nelle grandi tavolate in tutto il mondo, con una curiosità finale che quasi nessuno conosce. Dopo essere stato confezionato, pesato e approvato, il tacchino passa a enormi celle frigorifere, dove la temperatura viene mantenuta in modo rigoroso fino al momento della distribuzione. È qui che comincia una delle fasi più discrete, e allo stesso tempo più critiche, di tutta l'industria, la logistica refrigerata. Camion climatizzati percorrono strade e centri di distribuzione per portare il prodotto fino a supermercati, grossisti e reti di vendita, mantenendo una catena del freddo che non può essere interrotta in nessun punto del tragitto. È stata proprio questa struttura logistica ad aiutare il tacchino a diventare un volatile consumato nelle grandi occasioni in molte parti del mondo. Nel tempo ha smesso di essere un prodotto raro o difficile da trovare ed è arrivato sulle tavole delle occasioni speciali grazie all'alta resa di carne bianca, all'aspetto imponente e alla praticità nella preparazione. Oggi, in molti luoghi, un pranzo o una cena di festa sembrano incompleti senza un tacchino dorato appena uscito dal forno. Ed ecco una curiosità che pochi conoscono. Quella succosità caratteristica del tacchino non dipende soltanto dal condimento o dal modo in cui viene preparato. Studi utilizzati dall'industria mostrano che la forma e la distribuzione delle fibre muscolari del tacchino aiutano a trattenere più umidità quando viene arrostito per lunghi periodi. In altre parole, la stessa anatomia dell'animale favorisce il risultato finale, anche quando il forno non è esattamente alla temperatura ideale. Ora raccontami, qual è stata la scoperta più grande di questo episodio per te? Il controllo genetico? La precisione del condimento? La scala impressionante delle fabbriche? O il percorso logistico che garantisce che tutto arrivi perfetto fino alla tavola? Approfitta di questo momento e controlla se ti sei già iscritto qui a Fabbrica in Curiosità, perché ogni settimana riveliamo retroscena che quasi nessuno vede. Sempre con processi giganteschi, curiosità industriali e storie che cambiano completamente il modo in cui guardi i prodotti di tutti i giorni. E se pensi di aver già visto tutto, allora non immagini la fabbrica che abbiamo mostrato nel nostro ultimo episodio. Sta già comparendo lì sul tuo schermo? Clicca e vieni con me a scoprire un altro segreto nascosto qui su Fabbriche and Curiosità. Un grande abbraccio, ti aspetto lì